Ciao amici e amiche del segno dei gemelli, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 15 al 29 luglio, dove troveremo la luna piena in acquario. Vi ricordo che ha una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarlo col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la nostra luna. Prima di ascoltare gli oracoli vediamo cosa vogliono dirci le stelle, e cioè dal punto di vista astrologico possiamo aspettarci un periodo, ovviamente con il culmine della luna piena in acquario del 29, un periodo di indipendenza emotiva o comunque di desiderio e voglia di cambiamento. Ci può essere più ispirazione creativa, innovazione, idee originali. È un momento adatto per pianificare progetti a lungo termine, per aprirsi alla fantasia, all'immaginazione, al pensiero libero. E poi ci possono essere delle collaborazioni e delle conoscenze con persone diverse dal solito. Di contro dobbiamo fare attenzione ad alcuni blocchi, ad esempio a livello razionale, blocco della spontaneità, rigidità mentale, distacco, isolamento, freddezza emotiva, un po' di tensione, forse perché la routine, le solite cose possono diventare un po' strettine, un po' pesanti. E adesso partiamo con la lettura, dove troviamo la vostra prima carta. Ci può dare un punto di partenza, magari potrebbe essere un suggerimento, una qualcosa che ci dà subito un input di quello che possiamo aspettarci, e a volte può essere proprio una specie di correzione al nostro percorso. In questo caso, essendo una carta molto molto positiva, ci sta dicendo che per noi può essere un periodo molto proficuo, molto intenso, soprattutto a livello fisico, materiale, di soddisfazioni, eccetera. Quindi una carta che porta prosperità, benessere, traguardi positivi, desideri che entrano nel campo delle possibilità, come vi dicevo, soprattutto in ambito materiale. Ci sono energie di abbondanza, c'è buona gestione e cura, forse anche di voi stessi, di quello che si possiede, perché no, anche del denaro. È vero che si può riferire anche alle questioni, diciamo, sentimentali, magari ci sono dei cambiamenti importanti o qualcosa può migliorare, però come dicevo ha a che fare di più con le questioni materiali. Vediamo la gibbosa calante che ci parla di un momento di riflessione, forse a metà di questo percorso ci sarà quel momento di riflessione, di pausa, ma perché si prospetta una trasformazione, e come tutte le trasformazioni, le fasi di passaggio possono portare un calo di forza e di energia, oppure c'è un evento, un qualcosa nello specifico che vi può mettere nelle condizioni di fermarvi un attimino, di fare un bilancio, un momento di raccoglimento in silenzio o anche con le persone più care. C'è da capire se effettivamente alcune circostanze possono favorire la metabolizzazione di eventi negativi o spiacevoli, oppure semplicemente di godere di qualcosa di bello che vi fa stare bene. E poi invita alla riflessione, soprattutto se volete agire, fare qualcosa o comunicare. Meglio riflettere. Va bene che favorita la comunicazione in questo periodo, che ci si può sentire liberi di esprimersi, diciamo, però magari cerchiamo di capire bene quando potrebbe essere il momento giusto e soprattutto di fare attenzione alla comunicazione. La luna crescente ci invita ad accrescere la nostra motivazione, ma soprattutto a cogliere un cambiamento. In realtà potrebbe esserci un colpo di fortuna, ma questo l'abbiamo visto sin dall'inizio con queste bellissime energie di prosperità e di abbondanza.
Un colpo di fortuna? Una felice scoperta? Una bella coincidenza? Magari riusciamo a fare un piccolo passo che comunque è molto importante anche in una fase di incertezza che si sta vivendo in un ambito della vostra vita. Comunque ci dice di essere curiosi e cercare di agire, ovviamente dopo aver riflettuto, con la massima sicurezza e risolutezza. Ecco perché bisogna essere proprio ben sicuri prima di farlo. E adesso procediamo con le indicazioni dell'oracolo dello sciamano. Vediamo quali altri suggerimenti troviamo. Partiamo con il concilio. Questo ha a che fare con la ricerca dell'armonia, con gli spazi di conforto, di sostegno e anche con degli spazi che riusciamo a crearci per ascoltare il nostro intuito o per studiare se ne abbiamo bisogno, anche di osservare ciò che c'è intorno a noi e dentro, ovviamente, di riflettere sulla motivazione, sullo scopo, su un obiettivo, su un'idea, un'ispirazione. Quindi ecco che abbiamo bisogno comunque di accogliere determinate energie, non solo per ottenere immediatamente dei risultati, ma secondo me si possono subito ottenere dei risultati per cose che avete fatto precedentemente. Probabilmente c'è una fase di crescita, di evoluzione anche di nuove situazioni e lo vediamo proprio con questa carta. Però come vi dicevo c'è bisogno di accettare la trasformazione, di andare a cogliere dei segnali, delle coincidenze, un qualcosa di utile, diciamo, per voi, che poi può essere anche un consiglio, magari una persona che vi ispira o qualcosa che state studiando, cercando. Troviamo la freccia e questa è una bellissima carta che ci parla di concentrazione e di determinazione al bersaglio. Quindi se abbiamo bisogno di colpire subito nel segno, di ottenere soddisfazioni e ricompense, di raggiungere un obiettivo, allora questa carta ci sta dicendo di essere maggiormente concentrati, evitare distrazioni e puntare direttamente a quell'obiettivo. Altrimenti, se c'è ancora un po' di incertezza, la freccia ci sta dicendo che dobbiamo cogliere appunto nei nostri spazi, la nostra riflessione per essere in linea, in sintonia con il nostro cuore, con la nostra anima, per avere maggior possibilità di far chiarezza. Solo così riusciamo a centrare, a metterci nelle condizioni di centrare i nostri obiettivi. Quindi di chiedersi cosa merita la nostra attenzione, cosa merita la nostra energia e quindi poi e quando si desidera veramente una cosa che possiamo veramente puntarla nel modo giusto, nel modo corretto, altrimenti c'è confusione, c'è dispersione e rimaniamo in quell'energia di blocco. L'ultima ci parla di sacrificio. È vero che abbiamo visto che c'è bisogno di impegno, di determinazione, di sacrificio, può essere anche positivo, perché se sappiamo che dobbiamo impegnarci tantissimo per una cosa, però sappiamo di ottenere i nostri risultati, allora il sacrificio è ben voluto e ben accettato. Poi in più questa carta ci può parlare di un gesto che non necessariamente deve essere chissà che cosa, ma anche qualcosa di semplice che abbia comunque un significato molto forte, molto importante e come vediamo sì è vero determinazione e impegno, però certe volte basta poco. Poco, ben concentrati, senza disperdere le nostre energie e riusciremo subito a centrare i nostri obiettivi. Come vi dicevo sin dall'inizio, qualcosa si può ottenere già subito in questo momento, anzi in tutta questa fase, altrimenti per gli obiettivi a lungo termine comunque abbiamo bisogno di fare chiarezza. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!